Oh, okay. Yeah. Do you have the registration form? Okay. Ciao, ti do il benvenuto su Non mi dire. Hai il messaggio che lo spazio Google è quasi finito? Non preoccuparti, non è solo un tuo problema. Guarda il video fino alla fine e vedrai come sarà possibile eliminare questo avviso che alle volte può generare anche ansia. La prima cosa da sapere, prima di proseguire con il video, è come Google gestisce il tuo spazio. Il tuo account Google è la parte principale di tutti gli applicativi che ti offre Google, come Gmail, Drive, foto, eccetera. Nel tuo account Google lo spazio che al momento viene offerto è di 15 GB. Questi 15 GB sono condivisi tra tutte le applicazioni di Google. Quindi se carichi un video su foto, lo spazio sarà meno non solo per foto, ma anche per Gmail, Drive, eccetera. Devi tenere presente che nel tuo spazio di 15 GB di Google entra anche il backup di WhatsApp e dei tuoi dispositivi Android, quello che di solito facciamo per non perdere i dati dei nostri cellulari, smartphone, tablet e via. Quando terminano i 15 GB offerti da Google, ci sarà la possibilità di poter eliminare i file in eccesso. Per poterlo fare hai 2 anni di tempo. Nel frattempo però le app di Google sono bloccate, cioè per esempio non puoi ricevere posta, non puoi fare il backup delle immagini, non puoi creare nuovi file su Drive. Nel caso in cui, nell'arco del tempo dei 2 anni, tu non riesci a rientrare nello spazio dei 15 GB, Google, dopo una serie di preavvisi, deciderà lui cosa cancellare e riportare l'account al di sotto dei 15 GB. Non ti dimenticare che se per caso non vuoi cancellare i tuoi file, quindi ci tieni a tenerli conservati tutti quanti, puoi sempre acquistare lo spazio che viene offerto in aggiunta acquistandolo su Google One. Questo stesso discorso vale anche se hai acquistato dello spazio su Google One e non lo vuoi rinnovare più. Quindi avrai i 2 anni di tempo per poter rientrare del tuo spazio standard o diciamo di un valore minimo dell'abbonamento di Google. Ci sono alcuni applicativi che non vengono considerati come spazio occupato. Questi sono come Google Keep, Sites, Blogger e YouTube. Per esempio, se fai l'upload di video su YouTube, quel video non ti verrà calcolato come spazio occupato nei tuoi 15 GB di spazio gratuiti offerti da Google. Eccoci qua con questa nuova schermata di un altro account per farti vedere più precisamente tutto quello che ti ho raccontato finora. Come ti ho detto prima, sull'account tuo di Google andranno a caricarsi anche il backup del tuo cellulare e il backup di WhatsApp. Per poterlo vedere basta andare qui sulla voce backup, cliccare e vedrai i 2 backup con la data di riferimento. Ok? Ora, se per caso tu vuoi vedere qualche informazione in più oppure vuoi anche eliminarlo, ci basta cliccare sopra, cliccare qui per vedere le informazioni e ti verranno praticamente mostrate tutte le informazioni legate a quel account, come puoi vedere anche qui. Ok, qui riporta anche la divisione per le cronologie, le impostazioni, gli sms. Qui lo vai ad eliminare. Bene, invece se vuoi vedere altro, delle specifiche maggiori, tuo account, basta cliccare su Libera Spazio. Libera Spazio ti porterà sulla pagina, questa qui che adesso ti sto mostrando, di Google One. Google One che cos'è? È contenitore di tutto il tuo spazio. Come ti dicevo prima, tutto quello che viene salvato sulle applicazioni che occupano spazio saranno mostrate in questa pagina web. Qui ovviamente puoi vedere le quantità occupate da Gmail, da foto, da Drive e qui
già puoi vedere questa sezione di Google One ti serve per poter liberare lo spazio dal tuo account. Qui praticamente sono riportate tutte le email con gli allegati grandi, qui le foto e i video con più grandi, i file di Drive sempre più grandi e qui tutte le email del cestino. Adesso andiamo a cliccare e ti mostro, ecco qui, ok? Qui in questo caso le ho ordinate per gli allegati di grandi dimensioni. Da qui, da questa sezione, io posso selezionare l'elemento e andarlo a eliminare, in tal modo da recuperare spazio. Ovviamente questo è un elenco di tutte le email presenti sull'account. Qui, cliccando su email nel cestino, troverai tutte le email che sono presenti all'interno del cestino con la relativa grandezza e qui quelle lì presenti nello spam. Foto e video grandi, ecco qui. Qui praticamente trovi tutte le foto e i video che occupano spazio con la relativa grandezza e data. Ovviamente anche qui puoi selezionare l'elemento e andarlo praticamente a buttare nel cestino, cioè a metterlo nel cestino, oppure a scaricarlo qualora te lo vuoi conservare. Anche qui avviene la stessa cosa, ma per Drive. Ecco, tutti i file con la data di caricamento, con la grandezza, li puoi sempre selezionare, eliminarli. Vai a vedere nel cestino di Drive e quindi qui troverai altri file che puoi sempre eliminare e via discorrendo. Ti ricordo che il cestino di Drive adesso dura una trentina di giorni, se non ricordo male, però diciamo che ha uno svuotamento automatico. Infine c'è la parte che riguarda le mail all'interno del cestino, che praticamente l'abbiamo vista anche prima dall'altra sezione, sarebbe questa qui. Non cambia nulla, però ti permette di poter scegliere in base al servizio. Quindi io vado su Gmail e mi rimanda nuovamente nella sezione che abbiamo visto prima. Quindi anche quest'altri qua faranno la stessa cosa e qui praticamente c'è WhatsApp dove potrai eliminare l'account che è legato cioè l'account di WhatsApp che è legato all'account di Google. In questa sezione spazio, che non è nient'altro che quella là di prima, praticamente possiamo vedere quello che è presente all'interno dell'account, ma solo vedere, mentre prima con libera spazio noi lo potevamo eliminare, qui invece lo andiamo solamente a vedere, quindi quali sono le applicazioni che consumano di più. Il backup che occupa spazio, qui ci sono i vari comandi, il backup del dispositivo, l'importazione da Facebook su Google Foto e poi tutte le altre, diciamo, sezioni che in questo caso ci sono poco utili. Qui ovviamente ritorniamo sempre sulla home di Google One ed è sempre riportato lo spazio di archiviazione, il backup che è presente e la possibilità di poter eliminare lo spazio. Ovviamente questa parte qui è quella parte che abbiamo vista prima, questa parte qui è quella lì che permette di poter eliminare il backup del telefono diciamo configurato, e questa parte qui è il report di tutte le applicazioni che occupano spazio nel nostro account. Ovviamente ti ricordo da qui che è possibile anche poter avere, diciamo, più spazio e quindi ecco che esce il bannerino per poter acquistare spazio supplementare e qui ci sono tutti i piani di abbonamento che sono divisi tra mensile e annuale.
Ora hai tutti gli strumenti per liberare spazio su Google. Prova a mettere in pratica questi consigli e dimmi nei commenti quanto spazio hai recuperato. Non ti dimenticare di darmi un like se il video ti è stato utile e iscriviti al canale per rimanere aggiornato sui miei video. A te non costa niente, ma per me vuol dire molto. Grazie e alla prossima!